Allora Lorenzo, come quest'anno le bellissime uva Torreviano Modenese questo, Sì. bianco, come quest'anno? Quest'anno va bene, siamo arrivati quasi alla fine, mancano 2 settimane dalla 3 vendemmia settimane. e l'uva è molto bella, Sì, molto bella vedo. qualche piccolo difetto qua e là, ma non Sì. abbastanza bella. Sì, abbastanza bella perché è naturale. Sì, sì. Sì. Ma come la grandine, no grandine? No, nessuna grandine, abbiamo avuto molte piogge all'inizio. Inizio significa quest'anno? Sì, inizio della stagione. Sì. Quindi un po' più per questo le foglie sono brutte, perché hanno avuto diverse volte attacchi Sì. di malattie e di funghi. Però l'uva è rimasta sana abbastanza, tranne qualche grappolo, però Sì. insomma, quindi pensiamo a un buon raccolto. Sì, sarebbe molto bella. In paragone di l'anno scorso era molto ridotta, molto sofferente come annata. Sì, Quest'anno è invece... abbastanza comunque bella come quantità, anche qualità. Sì, esatto, sì. Quindi possiamo anche assaggiare se vuoi. Davvero? Sì. No! Faccio pulire un pochino così con le mani. No. Ah. Come va? Come va? Puoi prendere... Sì, posso? Dai. Quasi Buonissimo. pronta. È già molto dolce. Sì. E ancora un pochino di acidità, però sì, ma preferisco. Piacevolissimo. Sì. Già sento aceto aceto bianco, balsamico bianco. Sì, esatto, Buonissimo. Buonissimo. Acidità, ma dolce, non troppo, ma armonia molto piacevole, naturale. Sì, ecco, per quello che è già il momento di vendemmiare. Io se aspetto ancora diventa ancora un po' più dolce, però per la nostra qualità va già bene. Sì, già bene. Vogliamo entro una settimana, 15 giorni vendemmiare. Perché questa zona di terra di balsamico, ma diciamo modenese, di una terra di Modena intorno, e come mai è riconosciuto così terra di aceto e soprattutto cultura di balsamico, aceto balsamico? E allora nasce sostanzialmente dal sistema del clima che abbiamo qua, per cui noi abbiamo avuto sempre storicamente delle tipi di uva che nascono bene in questa tipologia di clima, quindi un pochino quelle un pochino più resistenti anche per esempio al problema dell'umidità, del calore che c'è d'estate, e in più tutte le uve tipiche come anche il Trebbiano modenese, bellissimo. che sono sia dolci alla fine, però mantengono anche una certa acidità, che è molto importante per l'aceto. Anche il nostro vino ha questa caratteristica, il vino tipico modenese è un vino sempre acido, sempre fresco, ma come perciò l'aceto. Il vostro aceto di vino così buono? Sì. Perché questa caratteristica? Sì, esatto, nasce proprio dall'ambiente, dal clima e dalla tipologia di uva che è voluta crescere in questo ambiente. Ho capito, grazie. Adesso parliamo di biodinamico, che 40 anni di biodinamico, agricoltura biodinamico, è facile a dire ma enorme lavoro. Per esempio, spieghiamoci bene che cos'è biodinamico. Biodinamico è un metodo di agricoltura che è nato esattamente 100 anni fa da Rudolf Steiner, che voleva utilizzare le forze già presenti a livello locale, quindi forze
sia cosmiche che viene dal cielo, dalla luna, dai pianeti, sì, ma anche della terra, Terra. di tutto quello che poteva trovare, sì, per poi concentrarle in modo che potessero essere utilizzate al meglio per coltivare Sì. frutta e verdura. sì, E il primo suo scopo era che diventassero più buone. sì, più buoni. E poi dopo c'è più nutriente forse, Sì, anche più nutriente, perché più di buoni, solito, cioè più di solito prima. è abbastanza è collegato. Collegato. Quando il gusto è buono Sì, c'è è anche più vero. nutriente. E poi anche fare in modo che la pianta fosse resistente e quindi più possibile forte alle malattie, ai problemi che possono venire fuori, in modo che fosse la stessa pianta a reagire e a trovare una soluzione, insomma. E poi non solo tempo per anche rispettare la natura, Assolutamente, sì, infatti sostenibilità sì, anche. la sostenibilità, già il fatto che l'idea di utilizzare le cose che sono vicine è Vicine. già sostenibilità. Certo, Poi l'idea di lavorare tanto sulla fertilità del terreno, ma questo mi piace tantissimo come idea. esatto, la fertilità vuol dire anche assorbire la CO2 dall'aria Sì, e metterla nel terreno, quindi certo, anche questa è sostenibilità. certo. E il fatto di utilizzare tutte erbe naturali che vengono prodotte dalla natura non creando inquinamento, ma togliendo l'inquinamento, Sì. cioè sanificando l'aria, Sì, è un'altra cosa che è molto di bello. sostenibilità. Sì, E rispettare i tempi, che oltre che un grande insegnamento per la vita, perché uno non può avere tutto quello che vuole subito, Certo, ma deve rispettare certo. i tempi, è un altro grande insegnamento. Come ad esempio c'è un calendario biodinamico molto famoso che si chiama calendario di Maria Thun, Sì, che insegna proprio il momento giusto per fare le cose in campagna. questo è bello. Lorenzo, potresti spiegarci un po' di dinamizzazione, anche preparazione, ma Sì. in breve? Sì, allora, qui abbiamo diverse cose, qui dentro qua facciamo un preparato che si chiama Flatten, Frate? che è un concime super concentrato, quindi rimane per 6 mesi, anche più mesi, dentro la botte del sottoterra, in modo che ci sia una preparazione con tutti i batteri, quindi diventa più facile poi per la pianta assorbirlo. Questo preparato è fatto da tante cose, dal calcio delle uova, dal letame, dalle salse erbe essenziali come la chilea, Idea, l'ortica, ortica, la bello. valeriana, poi la macerazione lenta lo prepara e quindi dopo si possono usare piccole quantità per grandi effetti nella vigna. E per moltiplicare l'effetto si fa la dinamizzazione. Quindi, Questo base di biodinamico. sì, esatto. Quindi la dinamizzazione consiste nel mettere nell'acqua una parte tipo 100 grammi su 100 litri di acqua di Sì. questo prodotto, mescolato per un'ora in modo che l'acqua prenda la memoria di questo preparato e quindi ne moltiplichi l'effetto. E questo è proprio, quindi con poca fatica l'agricoltore può mettere nella vigna e creare molti più effetti. E poi massimizzare, questo è Sì, un concetto di biodinamico. sì. Al contrario, ad esempio, della consumazione moderna che punta a mettere grandi quantità di concime, quindi anche problemi, perché poi dopo sostanze che non fanno cioè possono anche creare problemi alla vite, Certo. all'uomo, Sì, troppo azoto per sì, esempio, certo. o appesantir il terreno, quindi compattarlo facendo morire tutto quello che c'è sopra il sottosuolo, cioè perché Certo, quando devi portare grandi quantità di concime devi portare il trattore certo. pesante. Questo è un contrario, Sì, questo è il contrario. rispettante una armonia di natura. Natura, sì. Grazie.
benissimo. Allora, questa sala ripresenta vostra cultura di balsamico. Allora, parliamo già questa particolarità di aceto balsamico, cioè un clima di Modena. Sì. Allora, questo è un prodotto particolare che poteva nascere solo a Modena proprio perché spontaneamente col clima che noi abbiamo qua, che d'estate è caldo, d'inverno non arriviamo mai sotto zero. È vero. Con queste condizioni climatiche, allora sì, gli acetobatteri hanno le migliori condizioni per lavorare anche un mosto di uva cotto che è molto difficile da certificare. Sì. Quindi ecco che per questo anche probabilmente in modo non voluto è nato la prima volta questo balsamico tradizionale. Ah, interessante. Sì, Sì. è venuto proprio perché magari uno ha dimenticato Sì. del mosto lì e il clima e la condizione ha fatto sì che è nato il suo balsamico. Questo tanti secoli fa. Sì, esatto. Ecco. E poi ha visto che era buono e quindi ha provato a ripetere esatto. Quindi è molto importante soprattutto che venga prodotto in alto. Infatti Qui sì, in primo piano, cioè sotto. vicino al tetto, sì. Sì, vicino al tetto. Sì, proprio perché subisce di più il cambiamento climatico Sì. esterno e non ad esempio dove si fa il vino che si fa nelle cantine più Cantina, basse. il contrario. Al contrario, sì. Allora, questo batteri Sì, che da più grande a più piccolo, sì, ogni anno durante l'inverno che non c'è tanta attività di batteri, la metà sì, va sì, attraversi. esatto, sì. Questo è il famoso metodo, si chiama metodo Solera, che è anche tipico di altri prodotti alimentari, che trasferendo un po' di prodotto dalla botte più giovane verso quella più vecchia, e poi da questa sempre più grave verso quella più vecchia, si riattivano le fermentazioni, si dà freschezza alla botte, Sì. in modo che con l'arrivo del caldo e quindi delle migliori condizioni del sottobattere riprende la fermentazione. Sì, questo è interessante. E poi questa, allora, durante l'estate questa non è torta oppure solo così? No, è solo sempre chiusa. Ah, sono sempre chiusa, Cioè, appoggiata. sì, allora la stoffa serve per evitare che le parti solide vadano dentro, anche Sì, insetti. sì, Ma l'acetobattere è un batterio di ossigeno e di alcol e ceto. sì, Quindi ha bisogno dell'aria, abbiamo sì, assolutamente bisogno. certo, aria. Abbiamo bisogno anche di controllare che vada tutto bene Sì. dentro, anche magari con la mano, se Sì. c'è troppa umidità. Sì. Ci sono tanti modi per Certo. controllare. Certo, ho capito. Perciò ferma però così 10% circa, 10-15 perde qui Sì. e poi la metà viene aggiunto sempre la Sì. metà così. Sì, esatto, esattamente così. Bene. Allora Lorenzo, vedo un vostro campo di uva. Sì. Parliamo un po' di uva. Allora, per il nostro amato balsamico bianco, Sì. sempre torbiano modenese che Sì. abbiamo assaggiato poco fa. Sì, esatto. Poi anche voi fate buonissimo aceto di vino bianco, Sì. anche torbiano sempre modenese, Sì, esatto. come quello. Sì, sì, è sì, quello sì. buonissimo, Sì, anche viene- pieno di minerali. Sì, questo vigneto qua proprio. Proprio sì. qui. Sì, E poi aceto di vino rosso e lambrusco, sì, esatto. è vero? E l'uva di Lambrusco in particolare, il salamino in particolare, che è una tipologia di uva di Lambrusco. Sì. Mm. E questo adatta questo buonissimo aceto di vino rosso. Sì, esatto. Sì. Poi in questo abbiamo
abbiamo assaggiato, apprezziamo tantissimo Bostoro aceto balsamico di base Ok. e questo è quanti uva? Quello è un mix sempre delle uve di Lambrusco, un pochino di una magari che avanza il piano e più o meno sono quelle stesse uve lì. Sì, ma però ci sono sempre modenesi, Sì, esatto. Sempre anche uve. Ancelotta, anche l'Ancelotta, Lambrusco, Sì, sono anche quelle uve rosso, bianco, tutte e due. sì, Tutte e due. sì, in prevalenza uve rosse, perché dopo comunque anche dal Sì. colore dobbiamo avere Sì. il colore più rosso possibile. Allora, poi il vostro mosto d'uva e Ancelotta. Sì. Ancelotta è adatta. Ancelotta anche vostro campo, no? Sì, esatto, non è questo quello che abbiamo di là del fiume, Sì, dove abbiamo anche Salamino e Lancelotta. sì, Lancelotta è proprio perfetta per il nostro tuba. sì, buonissimo. Grazie.